Ciao a tutti, queste, dite la verità, sono irresistibili. A me piacciono tantissimo. Crocchè di patate al forno, ripiene, croccanti. Ve le mostro in due versioni, al forno, quindi più leggere, e fritte. Facili, veloci e infallibili. È filante. Iniziamo. 600 g di patate pesate da bollite e schiacciate, 3 cucchiai di grana grattugiato, sale e pepe, 2 abbondanti prese di sale e pepe nero, se ti piace. Un tuorlo, l'albume lo conserviamo che dopo ci servirà. Non so perché ho fatto questo passaggio per spoccare una cosa in più, ma ormai l'ho fatta. Va bene, mi sono lavata le mani naturalmente, adesso amalgamo tutti gli ingredienti, che sono pochi come hai visto, semplici. E così compatta. Naturalmente tutto dipende dalle patate. Le patate devono essere quelle asciutte, quindi non che non contengono molta acqua. Io uso quelle a pasta gialla, quelle silane. E do la forma, come vedi si attacca facilmente, nel senso che è proprio malleabile. Io le faccio grandi, anche perché poi il ripieno ci deve essere. Puoi farle anche senza ripieno, le lasci così, semplici, sono buonissime lo stesso. Le classiche crocchette sono senza niente dentro. E puoi farle anche più piccole in quel caso. Io lascio già lo spazio per riempirle e le faccio tutte. Asciutto cotte, provola affumicata, scamorza affumicata e farcisco abbondantemente. Mi raccomando, visto che sono pochi ingredienti e devono essere buoni, di qualità, perché così la riuscita sarà migliore. Va bene anche caciocavallo o altri formaggi a pasta filata. Sconsiglio la mozzarella perché farebbe troppa acqua. E richiudo bene tutto all'interno. È facilissimo, proprio facile facile. Come sempre trovi il riepilogo degli ingredienti e tutte le info sotto nel primo commento e in descrizione. Vedi, belle compatte, e le faccio tutte. Sono veramente XXL, sono grandissime. Ne mangiamo una e va bene. Ora le impaniamo con l'albume che era avanzato, un altro uovo aggiungo intero, sale poco e pepe. Panko che è più croccante, oppure pangrattato classico. Insaporisco anche questo con un po' di grana grattugiato, poco, e pochissimo prezzemolo, tritato fine fine fine. Passiamo nell'uovo e impaniamo per bene, facciamo aderire bene. Questo darà quella croccantezza e quello strato superiore delle crocchette, croccantissimo. Ora io le metto in forno, però si possono tranquillamente friggere. Una la lascio e ve la faccio vedere fritta. Un poco di olio sulla base. E dispongo le crocchè e vado in forno a 190 gradi statico, 185 gradi ventilato per 25 minuti più o meno. A dopo. Intanto ho messo l'olio per farvi vedere quella fritta, andrebbe più profondo come olio per la frittura, ma visto che ne devo fare una, economicizzo.
Come vedi anche fritta rimane bella compatta, croccantissima. Che è fritto, è tutto buono. Se vuoi farli fritti puoi farli, vedi, rimangono belli in forma e sono buonissimi. Se hai fame non guardare. Vedi che ti dicevo, la crosticina croccante che si stacca, proprio tipica delle crocchè. È dentro morbida, bollente. Attenta. Buonissima, croccante e morbidissima dentro. È filante. Buona, buona, buona. Vado a prendere quelle al forno, così le paragoniamo. Beh, l'aspetto è bello lo stesso, anzi forse più chiaro, più bello. Anche loro croccantissime. Crocchè di patate al forno, ripiene, in formato XXL, croccanti. Ed ora assaggiamo anche questi. Bollenti. Tremenda. Croccantissime. Buonissime anche queste, devo dire, al forno e fritte. Scegli tu. Baci, alla prossima.